Ciao a tutti ragazzi, io sono Alex. Dopo più di 2 anni siamo finalmente di nuovo qui nella rubrica di video scrittori, la serie dove parlerò di 10 parametri per capire cosa ha portato un determinato autore a essere annoverato come uno dei migliori della sua epoca. Fino ad oggi abbiamo parlato di Khaled Hosseini, J.K. Rowling, Stephen King, Ursula K. Le Guin, Terry Brooks e Primo Levi. Oggi invece parleremo di uno scrittore molto più vecchio che risale, pensate un po', ai primi 50 anni dell'Ottocento. Parleremo del padre in assoluto del genere thriller, psicologico e giallo prima di Arthur Conan Doyle. Sto parlando di Edgar Allan Poe. Mi raccomando ragazzi, seguite il video fino alla fine e non perdetevi neanche un punto. Partiamo con l'analisi. Conosciuto per le sue storie oscure e inquietanti, le sue poesie intense e suggestive e la sua influenza duratura sulla cultura popolare, Poe continua a catturare l'immaginazione dei lettori di tutto il mondo, anche a più di un secolo e mezzo dalla sua morte. Attraverso immagini iconiche, citazioni memorabili e analisi approfondite, ci immergeremo nell'universo affascinante di questo genio letterario, esplorando la sua vita, le sue opere e il suo impatto sulla letteratura mondiale. Come di consueto, il primo punto che andremo ad analizzare è la tipologia delle sue opere. Edgar Allan Poe è uno dei più celebri scrittori americani del XIX secolo. Ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama letterario con le sue opere che spaziano tra il gotico, il mistero e l'orrore. La tipologia delle sue opere è variegata e comprende racconti, poesie, saggi e critica letteraria, ognuno dei quali contribuisce a creare un quadro complesso e affascinante della sua genialità artistica. In primo luogo, i racconti gotici di Poe costituiscono una parte significativa del suo corpus letterario. Tali racconti si caratterizzano per atmosfere cupe, ambientazioni misteriose e presenze soprannaturali. Opere come La caduta della casa degli Usher, Ligeia e La maschera della morte rossa sono esempi emblematici di come Poe sia stato in grado di creare un'atmosfera di terrore e inquietudine attraverso l'uso sapiente di elementi gotici come case desolate, personaggi enigmatici e sottili veli tra il mondo reale e il soprannaturale. Tuttavia la versatilità di Poe va oltre il genere gotico, abbracciando anche il mistero e l'orrore, in senso molto più ampio. I suoi racconti come Il pozzo e il pendolo, Il cuore rivelatore e La verità sul caso di Mr. Valdemar affrontano tematiche oscure e disturbanti, esplorando gli abissi della psiche umana e le paure più profonde dell'uomo. Attraverso trame intricate e colpi di scena sorprendenti, Poe cattura l'attenzione dei lettori e li trascina in un viaggio attraverso l'oscurità dell'animo umano. A parte i racconti, Poe si distinse anche come poeta di grande talento. Le sue poesie, caratterizzate da un linguaggio evocativo e una profonda introspezione, affrontano temi come la morte, l'amore e la follia. Il Corvo, forse la poesia e anche una delle opere più famose di Poe, incarna perfettamente lo spirito melanconico e inquietante del suo autore. Con il suo verso ritmico e la sua narrazione oscura, egli affronta il tema dell'ineluttabilità della morte. Poe non si limitò però alla narrativa e alla poesia. La sua produzione letteraria include anche saggi e critica letteraria. Nei saggi Poe affronta argomenti come la teoria della poesia, la critica letteraria e la filosofia della composizione, e attraverso la sua analisi acuta e la sua prosa eloquente offre preziose riflessioni sull'arte della scrittura e sulla natura stessa della creatività. La sua critica letteraria in particolare si distingue per la sua franchezza e il suo rigore analitico e ha contribuito notevolmente alla comprensione e all'apprezzamento della letteratura del suo tempo. Quindi possiamo dedurre senza mezzi termini che la versatilità di Poe all'interno del suo patrimonio letterario sia vasta e soprattutto molto ampia e anche ben caratteristica, essendo stato, come detto poco fa, uno dei maestri indiscussi del genere horror e del genere gotico, due generi che contraddistinsero molto il periodo compreso tra il 1800 e il 1850, epoca in cui visse Poe. Passiamo ora a vedere il secondo punto dell'analisi di Poe, ovvero l'ispirazione. Edgar Allan Poe fu profondamente influenzato dalla sua vita personale, dalle sue esperienze traumatiche e dalle sue ossessioni, che si riflettono in modo vivido e suggestivo nelle sue opere. La sua ispirazione non proveniva solo dalla realtà esterna, ma anche dal suo mondo interiore, popolato da demoni psicologici e incubi che plasmarono il suo lavoro in modo unico e inconfondibile. La morte, la pazzia, il doppio e il soprannaturale emergono come temi ricorrenti nell'opera di Poe, offrendo uno sguardo profondo nella sua psiche tormentata. La morte, in particolare, occupa un posto centrale nel suo lavoro, forse a causa delle numerose perdite che ha subito durante tutta la sua vita, compresa quella della madre adottiva e della moglie Virginia. La morte per Poe non è solo un evento finale, ma un'ossessione costante che permea le sue opere, spesso incarnata in forme oscure e spettrali che aleggiano tra le pagine dei suoi racconti e delle sue poesie. La pazzia
è un altro tema ricorrente che rispecchia le esperienze personali di Poe. La sua stessa vita fu segnata da periodi di instabilità mentale e da lutti che lo portarono sull'orlo dell'abisso della follia. Tali tormenti interiori si riversano nei suoi scritti, che sono spesso popolati da personaggi tormentati da visioni allucinatorie, ossessioni morbose e paure irrazionali. Il confine tra realtà e follia si fa sottile nei racconti di Poe, creando un senso di inquietudine e ambiguità che cattura l'immaginazione del lettore. Il tema del doppio, presente in molte opere di Poe, riflette la sua lotta interiore con le sue stesse identità e i suoi demoni interiori. Personaggi come William Wilson in William Wilson e il protagonista di Il gatto nero sono tormentati da una presenza oscura e sinistra che li perseguita e minaccia di distruggere la loro esistenza. Tali doppi malvagi incarnano le ombre nascoste della psiche umana e rappresentano il lato oscuro di se stessi, che Poe stesso sembrava temere, eppure anche allo stesso tempo abbracciare. Infine, negli scritti di Poe è fondamentale anche il tema del soprannaturale, che spesso mescola abilmente il reale e l'irreale per creare un'atmosfera di terrore e mistero. Fantasmi, presenze demoniache e oggetti animati si materializzano nelle sue storie, confondendo i confini tra ciò che è possibile e ciò che è al di là della comprensione umana. La sua abilità nel creare un senso di suspense e tensione è evidente nei racconti come La caduta della casa degli Asher e La maschera della morte rossa, dove l'elemento soprannaturale si fonde con la realtà in modo insidioso e inquietante. A livello di ispirazione sicuramente Poe è stato travolto fin dalla più giovane età da eventi traumatici che hanno plasmato la sua mente e la sua psiche, portandola a vedere la realtà in un modo molto più profondo e anche molto più negativo rispetto alla maggior parte delle persone. Inoltre, credo che Poe rappresenti la conferma eccellente della teoria secondo la quale tutti gli scrittori che si sono distinti per le loro opere, non soltanto nell'antichità ma anche in tempi recenti, abbiano avuto in qualche modo una sorta di trauma nell'infanzia che li ha portati a vedere la realtà della loro vita in maniera molto diversa rispetto alla maggior parte dei coetanei. Provate a fare un paragone tra tutti gli scrittori che vi vengono in mente e poi andatevi a leggere la loro infanzia. Possiamo collegare tranquillamente Poe al fatto di aver ispirato tantissimi autori nel corso dei decenni successivi, in particolare Arthur Conan Doyle per quanto riguarda lo stile delle sue opere che affronteremo tra poco, ma anche e soprattutto per il fatto che vedere l'infanzia in maniera diversa rispetto alla maggior parte dei coetanei può portarti a sviluppare una sensibilità e anche un coinvolgimento emotivo verso determinate situazioni in maniera molto più traumatica e anche molto più negativa, rendendoti quasi del tutto incapace di vedere il positivo in ciò che ti circonda, che è proprio il caso di Poe. Con quest'ultimo aneddoto passiamo invece ad analizzare le sensazioni che trasparano dalle opere di Poe. Le opere di Poe sono un'espressione emotiva intensa che spazia da profonde sensazioni di angoscia e terrore a momenti di meraviglia e mistero. La sua straordinaria capacità di creare atmosfere cupe e inquietanti ha reso le sue opere dei classici intramontabili che continuano a suscitare emozioni intense nei lettori di ogni generazione. Poe eccelle nel suscitare una sensazione di angoscia e terrore nei suoi lettori. Le sue storie sono permeate da un senso di inquietudine e tensione che cresce gradualmente fino a culminare in momenti di puro terrore. Attraverso l'uso sapiente di elementi gotici come case maledette, paesaggi desolati e presenze soprannaturali, egli crea un'atmosfera cupa e sinistra che avvolge il lettore in un abbraccio spettrale. Il senso di imminente pericolo e l'incertezza sul destino dei personaggi contribuiscono a mantenere alta la tensione narrativa, facendo sì che il lettore resti con il fiato sospeso fino all'ultima parola. Tuttavia, però, l'abilità di Poe nel suscitare emozioni non si limita al terrore, ma si estende anche alla meraviglia e al mistero. Le sue storie sono intrise di un senso di meraviglia di fronte all'ignoto e all'inesplorato, che si manifesta attraverso la curiosità dei suoi protagonisti e la scoperta di mondi nascosti e segreti. Opere come La lettera rubata e Il pozzo e il pendolo sono esempi di come Poe sia stato in grado di creare un senso di meraviglia attraverso trame intricate e colpi di scena sorprendenti, che lasciano il lettore incantato e desideroso di scoprire cosa accadrà dopo. Il mistero è un altro elemento chiave nelle opere di Poe, che spesso pone enigmi insolubili e indizi oscuri per il lettore da decifrare. Il mistero è un altro elemento chiave nelle opere di Poe, che spesso pone enigmi insolubili e indizi oscuri per il lettore da decifrare. Le sue storie sono ricche di intrighi e segreti che si celano dietro ogni angolo, costringendo il lettore a scrutare attentamente tra le righe per cogliere il significato nascosto delle sue parole. Il mistero pervade l'atmosfera delle opere,
alimentando la suspense e l'interesse del lettore, mentre cerca di svelare il vero significato dietro gli eventi apparentemente inspiegabili. Poe ha una capacità straordinaria nel creare atmosfere cupe e inquietanti che derivano dalla sua maestria nell'uso di una varietà di tecniche narrative e stilistiche, ma ne parleremo tra poco. Così come il suo stile preciso e ricercato, arricchito da una prosa eloquente e descrittiva, contribuisce a creare un'atmosfera suggestiva e coinvolgente che avvolge il lettore in un mondo di oscurità e mistero. Inoltre, l'uso sapiente di elementi simbolici e allegorici aggiunge un ulteriore strato di profondità alle sue storie, invitando il lettore a riflettere sui significati più profondi e nascosti delle sue opere. In poche parole, se leggete un'opera di Poe, non vi aspettate un classico romanzo tipo quello di Stephen King o di Arthur Conan Doyle oppure addirittura di Lovecraft, ma aspettatevi delle opere dove le emozioni, la suspense, il terrore e molto spesso il mistero e il soprannaturale sono il pane quotidiano di ogni singola riga. Ogni singola riga vi porterà a provare emozioni che fino a quel momento avrete sì sopportato e scoperto, ma probabilmente non avrete affrontato più nel profondo. E le opere di Poe, credetemi, sono un ottimo motore di lancio per sviluppare emozioni che fino a quel momento non sapevate neanche di possedere, ma che si riveleranno molto importanti per il vostro processo di crescita e di maturazione. Dopo aver capito la tipologia delle opere di Poe, aver appreso i punti salienti della sua prosa ispiratrice e dopo esserci addentrati nella turbe psicologica che ha portato Poe a dare sensazioni importantissime nelle sue trame, concentriamoci invece su quello che Poe ha voluto trasmettere di suo personale a chi ha letto le sue storie, ovvero i messaggi. Le opere di Poe vanno ben oltre il mero intrattenimento, offrendo un viaggio profondo e tormentato attraverso i temi universali dell'esistenza umana. Attraverso racconti e poesie intrisi di oscurità e mistero, Poe esplora la mortalità, la colpa, l'isolamento e la follia, offrendo una visione affiatata e a tratti anche spietata dell'animo umano. Uno dei temi centrali che permea l'opera di Poe è la mortalità. La consapevolezza della propria morte e della fugacità della vita è un tema ricorrente che si riflette nei suoi racconti e nelle sue poesie. La morte è rappresentata come una presenza onnipresente e inesorabile e spesso personificata in forme oscure e spettrali che si insinuano tra le pagine delle sue opere, portando con sé un senso di terrore e inquietudine. Opere come Il cuore rivelatore e La maschera della morte rossa esplorano il tema della morte in modo diretto e provocatorio, mettendo a nudo la fragilità e la precarietà della vita umana. Molti dei suoi personaggi sono tormentati da sensi di colpa e rimorso per azioni passate che li portano sull'orlo della follia e della disperazione. La colpa, rappresentata come un peso insopportabile che opprime l'anima dei protagonisti, è un tema centrale in opere come Il gatto nero e William Wilson, dove i protagonisti sono costantemente perseguitati dai fantasmi del loro passato. L'isolamento è un altro tema chiave nelle opere di Poe, che spesso presenta personaggi solitari e alienati che vagano per mondi oscuri e desolati. L'isolamento può assumere molte forme, dalla solitudine fisica alla separazione emotiva degli altri, ma in ogni caso è una condizione che porta i suoi protagonisti sull'orlo della follia e della disperazione. Opere come La caduta della casa degli Asher e Il pozzo e il pendolo mettono in luce il tema dell'isolamento in modo acuto e penetrante, mostrando come la solitudine possa essere un terreno fertile per la crescita della pazzia e della disperazione. Concludendo, diciamo che la follia è un tema onnipresente nelle opere di Poe, che spesso presenta personaggi tormentati da visioni allucinatorie, ossessioni morbose e paure irrazionali. La follia, rappresentata come una forza oscura e incontrollabile che si insinua nella mente dei protagonisti, è un tema centrale in opere come, di nuovo, La caduta della casa degli Asher e La verità sul caso di Mr. Valdemar, dove i confini tra realtà e immaginazione si fanno sottili e sfumati. Attraverso la sua rappresentazione della follia, Poe suggerisce che la mente umana è fragile e suscettibile al caos e che la realtà stessa è soggetta a interpretazioni molteplici e contraddittorie. Se volete sapere il giusto metodo per coinvolgere i lettori in ciò che state scrivendo, metteteci messaggi molto reali e soprattutto ancora molto presenti nella società di oggigiorno. Le opere di Poe sono leggendarie solo in formato scritto o possono diventare leggendarie anche in formato visivo? Parliamo degli adattamenti delle sue opere. Le opere di Poe hanno esercitato un'influenza straordinaria su diverse forme d'arte, dando vita a numerose trasposizioni cinematografiche, televisive, teatrali e musicali che hanno contribuito a diffondere il suo lascito letterario e ad amplificare l'impatto attraverso generazioni. Innanzitutto il cinema è stata una delle principali vie attraverso le quali le opere di Poe hanno raggiunto un vasto pubblico. Fin dai primi anni del cinema, i suoi racconti e le sue poesie sono stati adattati sul grande schermo, dando vita a film iconici che hanno definito il genere horror e influenzato
innumerevoli cineasti. Film come L'uomo della follia del 1921, Il gatto nero del 1934 e Il corvo del 1963 sono solo alcuni degli esempi di come le opere di Poe abbiano ispirato la cinematografia mondiale, influenzando registi come Hitchcock, Corman e Tim Burton. Oltre al cinema, le opere di Poe hanno trovato ampio spazio anche nella televisione, con trasposizioni di successo che hanno portato il suo lavoro nelle case di milioni di spettatori in tutto il mondo. Serie antologiche come Alfred Hitchcock presenta e I racconti del mistero hanno adattato diversi racconti di Poe in episodi indimenticabili, offrendo una nuova generazione di spettatori l'opportunità di immergersi nel mondo oscuro e inquietante creato dal maestro del mistero. Il teatro è un'altra forma d'arte che ha abbracciato le opere di Poe, portando le sue storie e poesie sul palcoscenico in spettacoli teatrali e opere che hanno affascinato il pubblico di tutto il pianeta. Opere teatrali come The Telltale Heart e The Fall of the House of Usher hanno trasportato l'atmosfera cupa e inquietante dei racconti di Poe sulla scena, offrendo al pubblico un'esperienza teatrale unica e coinvolgente. Ma le opere di Poe hanno ispirato anche numerosi adattamenti musicali, con compositori e musicisti che hanno trasformato le sue poesie e racconti in opere liriche, canzoni e perfino opere rock. Opere come La caduta della casa degli Usher di Philip Glass e Il corvo di Lou Reed sono esempi di come le opere di Poe siano state trasformate in opere musicali affascinanti. Però le opere di Poe hanno influenzato anche altri scrittori, artisti e creatori nel corso dei decenni. Scrittori come H.P. Lovecraft, Stephen King e Neil Gaiman hanno tutti citato Poe come una delle loro principali influenze letterarie, mentre artisti visivi come Gustave Doré e Edward Manet hanno trasformato le sue parole in immagini iconiche che hanno contribuito a plasmare l'immaginario collettivo intorno al suo lavoro. A differenza di come capita molto spesso a tantissimi scrittori che hanno attraversato momenti molto importanti della storia umana, Poe è riuscito a superare bene il contrasto tra opera scritta e opera visiva, portando le sue opere a essere internazionalizzate molto più rispetto a tantissimi altri autori. Ma tutte queste cose che abbiamo detto hanno una base di partenza, che non è soltanto l'ispirazione, ma qualcosa che deve essere maturata appunto con l'esperienza diretta sul campo. Parliamo un attimo dello stile di Poe. Poe è riconosciuto e ricordato per il suo stile narrativo distintivo, caratterizzato da una precisione e ricercatezza che conferisce alle sue opere un fascino unico e attraente. La sua scrittura è intrisa di una profonda attenzione ai dettagli e all'atmosfera che si traducono in storie coinvolgenti e suggestive. Utilizzando abilmente la prima persona, Poe riesce a coinvolgere emotivamente il lettore, portandolo direttamente nell'intreccio delle sue narrazioni e facendogli vivere le esperienze dei protagonisti in modo intenso e avvincente. Il primo tratto distintivo dello stile è la sua precisione nella scelta delle parole e nella costruzione delle frasi. Ogni parola sembra essere stata pesata con cura e ogni frase modellata con precisione per creare l'effetto desiderato sull'immaginazione del lettore. L'uso sapiente di un linguaggio ricercato e descrittivo conferisce alle sue opere una profondità e una raffinatezza che le rendono intramontabili. Poe dimostra anche una particolare maestria nell'uso dei dettagli per creare un'atmosfera ricca e coinvolgente. Le sue descrizioni sono così vive e dettagliate da far sentire al lettore di trovarsi fisicamente nel luogo descritto, immerso nelle atmosfere cupe e inquietanti. Tale fattore è evidente nelle descrizioni di ambienti come le case misteriose e decadenti in cui si svolgono molte delle sue storie, come la casa degli Usher o la casa in Il gatto nero. Altro tratto distintivo è l'attenzione particolare alle atmosfere. Poe è maestro nel creare un senso di suspense e tensione che pervade l'intera narrazione, mantenendo il lettore con il fiato sospeso fino all'ultima pagina. Utilizza abilmente elementi come l'oscurità, il silenzio e il mistero per creare un'atmosfera cupa e inquietante che avvolge il lettore e lo trascina nel cuore della storia. Un aspetto fondamentale dello stile di Poe è l'uso frequente della prima persona, come detto prima. Tale scelta narrativa consente al lettore di entrare direttamente nella mente del protagonista e di vivere le sue esperienze in modo immediato e coinvolgente. Un esempio emblematico dell'uso della prima persona da parte di Poe è il racconto Il cuore rivelatore, in cui il protagonista narra in prima persona il proprio tormento interiore mentre si trova sotto l'effetto dell'alcol e del rimorso. Inoltre, l'uso della prima persona consente a Poe di giocare con la percezione del lettore e di creare una suspense ancora più efficace. Possiamo dedurre che lo stile di Poe può essere accostato alla figura dello psicoterapeuta che ascolta il paziente, dove noi siamo lo psicoterapeuta e invece il protagonista di cui stiamo andando a leggere le storie è appunto il paziente. Lo so, è un accostamento un po' strano, ma è quello che viene in mente quando si pensa allo stile narrativo di Poe. Per far sì che le opere di Poe siano adatte per il grande o il piccolo schermo, è necessario però capire soprattutto quanto di esse possa essere trasposto, e quindi soffermiamoci sulla lunghezza delle stesse.
Le opere di Poe, ampiamente celebrate per la loro profondità e complessità, si distinguono anche per la varietà della loro lunghezza, che spazia dai brevi racconti alle poesie più concise. Questa diversità di lunghezza è una caratteristica distintiva del suo corpus letterario, che permette a Poe di esplorare una vasta gamma di temi e di stili narrativi, offrendo al lettore un'esperienza ricca e diversificata. In primo luogo, i brevi racconti di Poe costituiscono una parte significativa del suo immenso lavoro e sono tra le sue opere più celebrate e influenti. Tali racconti, che variano in lunghezza da poche pagine a una dozzina di pagine, sono caratterizzati dalla loro concisione e dalla loro capacità di concentrare un'ampia gamma di emozioni e idee in uno spazio limitato. Opere come Il cuore rivelatore, La caduta della casa degli Asher e Ligeia sono esempi emblematici di come Poe sia stato in grado di creare mondi complessi e coinvolgenti in un numero limitatissimo di pagine. I racconti di Poe sono in grado di affrontare temi profondi e universali che spaziano dall'orrore al mistero, dalla follia alla morte. Tale capacità di condensare idee complesse in racconti brevi è una delle caratteristiche distintive del suo stile narrativo, che lo rende un maestro nel creare suspense e tensioni in poche pagine. D'altra parte, le poesie di Poe sono spesso più concise dei suoi racconti, ma non per questo meno profonde e significative. Le poesie sono caratterizzate da una precisione e una raffinatezza che le rendono dei veri capolavori della poesia romantica. Opere come Il corvo, Annabel Lee e Ulalume sono esempi di come Poe sia stato in grado di catturare l'essenza di emozioni complesse e universali in versi brevi e incisivi, utilizzando un linguaggio ricercato e evocativo che colpisce nel profondo l'animo del lettore. Nonostante siano scritti brevi, le poesie di Poe sono intrise di un'intensità emotiva e una profondità filosofica che le rendono delle vere e proprie miniature di genio poetico, e attraverso il loro uso magistrale di immagini e simboli, le poesie riescono a trasmettere una gamma di emozioni e sensazioni che vanno dall'amore alla morte, dalla bellezza alla perdita, offrendo al lettore un'esperienza poetica intensa e coinvolgente. Oltre ai racconti e alle poesie, Poe include anche opere di lunghezza intermedia come romanzi brevi e saggi lunghi che gli permettono di esplorare in modo più dettagliato temi complessi e sfaccettati. Opere come L'isola della felicità, la narrativa di Arthur Gordon Pym sono esempi di come Poe sia stato in grado di utilizzare una lunghezza intermedia per approfondire le sue esplorazioni di temi come l'avventura, il viaggio e l'isolamento, offrendo al lettore una panoramica più ampia e dettagliata delle sue idee e dei suoi pensieri. Ci sono autori che utilizzano migliaia di pagine per descrivere i loro pensieri e altri autori invece che sono talmente geniali e talmente immensi come stile narrativo che riescono a descrivere anche delle cose alte come il Monte Everest in appena 2 righe. Basti pensare, un paragone molto eccellente è la poesia di Ungaretti Mi illumino d'immenso, che grazie al fatto che è stata scritta in un periodo storico molto preciso è in grado di dire talmente tante cose che se dovessimo analizzarla verrebbe un trattato più lungo persino della critica della ragion pura di Kant. È importante che uno scrittore trascorra la sua intera vita creativa scrivendo un'opera dietro l'altra senza dare tempo magari di far maturare bene la sua ispirazione, oppure deve scrivere un'opera solo e quando l'ispirazione è matura e pronta per essere trascritta. Vediamo come ha fatto Poe. Nonostante la sua vita sia stata segnata da tragici eventi e dalla sua prematura scomparsa, Poe è riuscito a creare un corpus letterario significativo e duraturo che continua a influenzare e ispirare i lettori di ogni generazione. Nonostante la sua vita relativamente breve, durata soltanto 47 anni, Poe è stato incredibilmente prolifico, producendo un vasto assortimento di opere che spaziano dai racconti alle poesie, dai saggi critici alle recensioni letterarie. Una delle caratteristiche più sorprendenti del lavoro di Poe è la sua varietà e diversità. Non si limitò a un unico genere o stile, ma esplorò una vasta gamma di temi e tecniche narrative che lo resero un autore straordinariamente versatile e innovativo. La sua produzione letteraria include racconti di terrore e mistero, poesie romantiche e liriche, saggi critici sulla letteratura e la poesia e recensioni letterarie che mettono in luce la sua acuta sensibilità critica e il suo acume intellettuale. In particolare, i racconti di Poe sono tra le sue opere più celebrate e influenti. La sua abilità nel creare atmosfere cupe e inquietanti attraverso l'uso di ambientazioni suggestive e personaggi tormentati ha reso i suoi racconti dei veri e propri capolavori del genere gotico e del terrore psicologico. Accanto ai suoi racconti, le poesie di Poe sono altrettanto celebri e ammirate. La sua poesia romantica è caratterizzata da una profonda sensibilità emotiva e da una straordinaria maestria nella scelta delle parole e nella costruzione dei versi. Poe è stato anche un
critico letterario, acuto e prolifico. I suoi saggi critici sulla letteratura e la poesia, pubblicati su vari giornali e riviste dell'epoca, sono ancora oggi considerati dei classici del genere. Opere come La filosofia della composizione e Il principe poetico offrono un'analisi dettagliata del processo creativo e della teoria letteraria di Poe, mettendo in luce la sua profonda comprensione della natura dell'arte e della poesia. Inoltre Poe è stato anche un prolifico recensore letterario, contribuendo regolarmente con recensioni e critiche su una vasta gamma di opere letterarie e anche teatrali. Le sue recensioni, che mostrano il suo acuto senso critico e la sua vasta conoscenza della letteratura contemporanea, sono una testimonianza della sua dedizione alla promozione della letteratura e delle arti, nonché della sua influenza nel panorama culturale dell'epoca. Nonostante la sua vita travagliata e le numerose sfide personali che affrontò, Poe riuscì a produrre un corpus letterario vasto e significativo che continua a essere studiato e apprezzato in tutto il mondo. La sua abilità nel creare atmosfere cupe e inquietanti lo rendono uno dei più grandi scrittori della letteratura mondiale, il cui impatto e l'eredità continuano a vivere attraverso le sue opere intemporali e immortali. E fate conto che Poe, nell'arco di appena 20 anni, riuscì a produrre un corpus letterario che può essere soltanto invidiato anche da scrittori che magari scrivono da 60 anni. Ma tutto questo lavoro, tutto questo genio, come sarà stato percepito dai lettori e dai critici dell'epoca? Vediamo un attimo quanto è diventato famoso Poe mentre era in vita. Durante la sua vita, Poe non godette della fama e del riconoscimento che il suo genio letterario meritava. Le sue opere furono accolte con un interesse limitato e spesso ignorate dalla critica letteraria dell'epoca. Tuttavia, dopo la sua morte nel 1849, Poe divenne rapidamente uno degli scrittori più celebri e influenti della letteratura americana, il cui impatto e l'eredità continuano a essere riconosciuti e studiati in tutto il mondo. La mancanza di celebrità di Poe durante la sua vita può essere attribuita a una serie di fattori, tra cui le circostanze personali difficili, i problemi finanziari e le controversie con la critica letteraria dell'epoca. Nato a Boston, Poe visse una vita segnata da tragedie e difficoltà fin dalla giovane età. Rimasto orfano all'età di 2 anni, fu cresciuto da una famiglia adottiva con cui ebbe un rapporto complesso e spesso conflittuale. Tali esperienze traumatiche ebbero un impatto duraturo sulla sua vita e sulla sua opera, influenzando molti dei temi e delle atmosfere cupe che caratterizzarono le sue opere. Poe ebbe numerosi problemi finanziari durante la sua vita, che lo costrinsero a lavorare come giornalista, critico letterario e redattore per sostenere se stesso e la sua famiglia. Tali impegni professionali lo distolsero spesso dalla sua vera passione, la scrittura, e limitarono la sua capacità di concentrarsi pienamente sulla produzione delle opere. Inoltre, la sua natura schiva e riservata non lo aiutò a promuovere attivamente il suo lavoro o a stabilire rapporti duraturi con editori o critici. Poe ebbe frequenti conflitti con la critica letteraria dell'epoca, che spesso bollò le sue opere come eccessivamente oscure, perverse o addirittura immorali. La mancanza di comprensione e apprezzamento da parte della critica contribuì a mantenere Poe ai margini della scena letteraria dell'epoca e a limitare la diffusione delle sue opere. Dopo la sua morte, però, Poe divenne rapidamente uno degli scrittori più celebri e influenti della letteratura americana dell'epoca. Il suo crescente status di celebrità dopo la morte può essere attribuito a una serie di fattori, come il rinnovato interesse per il suo lavoro, l'ascesa del genere del terrore e del mistero nell'ambito della letteratura popolare. Uno dei principali catalizzatori della fama postuma di Poe fu la pubblicazione di una serie di antologie delle sue opere, curate da amici e seguaci che volevano preservarne il ricordo e l'eredità letteraria. Tali antologie includevano racconti e poesie di Poe e furono ben accolte dal pubblico e contribuirono a rinnovare l'interesse per il suo lavoro. Inoltre, l'ascesa del genere del terrore e del mistero nel XIX secolo portò a un rinnovato interesse per le opere di Poe, che furono riscoperte e rivalutate da una nuova generazione di lettori e critici. Le sue storie di terrore psicologico, mistero e morte, così come la sua abilità nel creare atmosfere cupe e inquietanti, colpirono nel profondo l'immaginazione del pubblico e lo resero uno degli scrittori più amati e venerati della sua epoca. Inoltre, il carattere unico e innovativo del lavoro di Poe fu in grado di influenzare i futuri sviluppi della letteratura e della cultura popolare, rendendolo un'icona culturale e letteraria divenuta in seguito immortale. La sua influenza può essere vista in vasta gamma da autori e artisti successivi che hanno tratto ispirazione dalle sue opere, come già abbiamo detto prima Lovecraft, Stephen King, Alfred Hitchcock, Tim Burton, Arthur Conan Doyle e molti altri ancora. Quando era in vita, a causa di difficoltà personali, non riuscì mai a guadagnare lo statuto di scrittore emergente
e anche famoso che avrebbe sicuramente meritato. Ci volle per forza la sua morte per fare in modo che la sua storia, le sue storie diventassero leggenda, e grazie al fatto che moltissimi autori si sono ispirati alla sua narrativa, Poe finalmente ottenne il merito che tanto aveva cercato quando era in vita. Poe viene ricordato ancora oggi come uno degli scrittori non soltanto più prolifici, ma anche come uno dei più geniali di tutta la storia della letteratura umana. Ma come vivono le persone questa sua memoria? La memoria di Poe è stata preservata attraverso il suo impatto duraturo sulla letteratura e la cultura popolare. Nonostante la sua vita relativamente breve e spesso travagliata, Poe è riuscito a creare un corpus letterario straordinario che continua a essere studiato e ammirato e apprezzato in tutto il mondo. Uno dei principali modi in cui la memoria di Poe è stata preservata è attraverso il suo impatto sulla letteratura mondiale. Le sue opere, caratterizzate da una profonda sensibilità emotiva, sono considerate dei veri e propri capolavori della letteratura gotica e del terrore psicologico. I suoi romanzi sono ancora oggi ampiamente letti e studiati per la loro complessità tematica, la loro abilità narrativa e la loro rilevanza culturale. Le poesie di Poe, invece, con la loro bellezza lirica e il loro intenso pathos emotivo, sono considerate tra le più belle e significative della poesia romantica. Il Corvo, Annabel Lee sono ancora oggi ammirate e citate per la loro capacità di catturare l'essenza di emozioni complesse e universali. Ma la memoria di Poe non si limita alla sua opera scritta, la sua influenza si estende anche alla cultura popolare attraverso adattamenti cinematografici, televisivi, teatrali e musicali delle sue opere, così come attraverso il suo impatto su altri scrittori, artisti e creatori nel corso dei vari decenni. Film come Il Corvo di James McTeague, Ligeia di Roger Corman, La caduta della casa degli Usher di Gene Epstein sono solo alcuni esempi di come le opere di Poe siano state trasformate in opere visive che continuano a catturare l'immaginazione del pubblico. Poe è stato anche preservato attraverso la sua influenza su altri scrittori e artisti. Lovecraft, Gaiman, Conan Doyle hanno tutti citato Poe come una delle loro principali influenze. Anche artisti visivi come Doré e Manet hanno trasformato le sue parole in immagini iconiche che hanno contribuito a plasmare l'immaginario collettivo intorno al suo lavoro. Ma forse il modo più significativo è il fatto che Poe è stato preservato attraverso l'immortalità delle sue opere, e nonostante i cambiamenti culturali e sociali che hanno caratterizzato il passare dei secoli, le sue opere continuano a essere apprezzate per la loro bellezza, la loro profondità e la loro rilevanza universale, così come attraverso lo studio nelle scuole, la creazione di premi letterari e borse di studio che portano il suo nome. Concludendo, Edgar Allan Poe non può essere dimenticato. Ci sarà sempre qualcuno, qualcosa o un luogo che servirà a trasmettere i saperi e i pensieri di Poe. Lui li ha trascritti con le sue opere e il mondo intero continua a renderli vivi grazie a quello che fa e alla passione che hanno gli esseri umani per le letture e il loro rivedersi in quello che Poe ha scritto quasi 2 secoli fa. Va bene ragazzi, io direi di concludere qua. Ho detto 3 miliardi di cose, spero che abbiate apprezzato tutto questo lavoro. Inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, TikTok e Wattpad, e quindi se volete seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace ai post di TikTok. Ragazzi, dobbiamo arrivare a 10.000 follower entro Natale. E leggete anche le fanfiction su Wattpad, iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ragazzi ci rivediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi!